Benvenuto, sono Salvatore Fasano e in questo tutorial voglio proporti uno scalato a lungo effetto scegli. Vediamo già l'immagine alla lavagna, particolare perché realizzato su 3 livelli. Vediamo i livelli che già condividiamo insieme vedendo il grafico. I livelli nello step numero 1 sono un interno a forma di triangolo, una zona intermedia e la zona perimetrale. Si parte proprio dalla zona perimetrale, quindi il primo livello è un effetto pari. Il secondo livello che andremo a realizzare nella parte intermedia, creeremo delle sottosezioni e giocheremo con una velocità di scalatura diversa rispetto ad un'altra. Quindi ci alterneremo con delle scalature planare e scalature convergenti. Dopodiché nella zona interna, quindi per definire l'effetto scegli, andremo a creare un corto avanti lungo dietro con una proiezione parallela al pavimento, per poi fare un ciuffo sempre cosiddetto a tendina che si collega nella zona dei lati. Bene, questo è il nostro progetto. Adesso io ho già realizzato il perimetro e ho già realizzato le sottosezioni e partiremo proprio dalla zona intermedia, quindi partiremo proprio dalla zona dello step numero 4. Io adesso mi preparo ed insieme condividiamo la tecnica. Parto dal centro, quindi incomincio con la mia parte di scalatura, quella più leggera, più veloce, quindi porto i capelli verso l'alto, stabilisco una partenza, inclino le dita in diagonale e con la tecnica del notching taglio una linea diagonale dove ho la mia prima scalatura, quella più veloce. Dopodiché, senza coinvolgere niente, prendo la seconda. L'unica parte che ho bisogno per una guida è la parte più corta della mia prima scalatura, quindi la inserisco nella seconda ciocca da tagliare. Adesso sto andando verso sinistra, porto i capelli paralleli al pavimento e mi alterno con il secondo modello di scalatura definita scalatura planare. Quindi porto i capelli paralleli al pavimento, le dita sono in verticale e taglio con la tecnica delle punte una linea verticale. Quindi fin giù, quindi seconda guida. Adesso prendo la terza, porto i capelli verso l'alto. La mia guida è una guida mobile, quindi non mi sposto da nessuna parte, sono sempre in sede. L'unica cosa che farò per entrambe le scalature, prendo la parte iniziale. Adesso ho preso la parte iniziale del planare, sto tagliando la terza sottosezione, la porto su, inclino le dita e taglio come la prima. Ok? Ci giro intorno, prendo la quarta, la porto parallela al pavimento e taglio come la seconda. Quindi mi sto alternando tra un planare, un taglio planare e un taglio convergente. Adesso prendo solo la parte iniziale che mi serve per partire e collegarmi. La proiezione è parallela al pavimento, mi guardo anche nella telecamera per vedere se sono parallele al pavimento, le dita in verticale e taglio in point. Controllo. Non mi sposto dalla sede, ogni ciocca che taglio è in sede, quindi non abbiamo spinte. Mi sto alternando, prendo la successiva, la porto su verso il soffitto, prendo sempre la partenza, la inserisco, inclino le dita e taglio cambiando la velocità di scalatura. Sto facendo questo lavoro adesso entrando anche nella zona dei lati, quindi porto i capelli verso di me, ho bisogno della partenza, quindi la partenza per entrambe le scalature è sempre la stessa, quindi l'unica cosa che accomuna queste due scalature sono solo le partenze, dopodiché cambiano di velocità l'una rispetto all'altra. Penultima, porto verso il soffitto, ho bisogno della mia guida, che la prendo, la inserisco, sono in sede, quindi guida mobile, non mi sposto da nessuna parte, memorizzo l'inclinazione per quanto riguarda questa tipologia di scalatura. Ultima, porto i capelli verso l'esterno, prendo la mia guida, che è la parte iniziale, sono parallele al pavimento, controllo, ho le dita verticali e taglio una linea verticale con la tecnica del point. Adesso condividiamo insieme la diversità di tipologia di scalatura.
quella planare e quella convergente, così siamo alternati. Facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Ho terminato anche l'altro lato, adesso già condividiamo insieme la parte intermedia e il movimento che fa grazie alle due tipologie di scalatura, mentre nella parte perimetrale abbiamo lasciato un effetto pari. Adesso stiamo lavorando lo step numero 5, quindi andiamo a creare un corto avanti lungo dietro con l'effetto concavo per creare questo ciuffo a tendina. Quindi sciogliamo adesso il nostro triangolo, prendiamo un profilo centrale, quindi vado a prendere un profilo centrale dove determino la partenza, quindi che sia proprio centrale, altrimenti mi diventa asimmetrico. Quindi lo prendo centrale, centrale, eccola qua. Faccio cadere una cioccatina dall'attaccatura e taglio all'incirca fra la punta del naso e il labbro il mio punto di partenza. Dopodiché porto i capelli, come abbiamo detto nel racconto del taglio, in questa zona qua parallela al pavimento, vedo la mia guida e sempre con la tecnica del notching taglio una linea verticale. Adesso prendo la parte esterna del mio triangolo, porto verso il centro, spostando il centro in over, quindi vado a coinvolgere l'altra parte per avere un aumento di lunghezza maggiore. Porto sempre i capelli paralleli al pavimento, dita verticale, tecnica di taglio di punta. Controllo un attimo per vedere l'aumento di lunghezza, eccolo qua, lo condividiamo insieme. Stessa cosa adesso faccio dall'altro lato, quindi riparto col mio profilo di partenza, porto i capelli andando in over, quindi vado a invadere la parte già tagliata, la proiezione è sempre parallela al pavimento, le dita sono verticali e taglio sempre una linea verticale con la tecnica delle punte. Adesso controllo un po' la simmetria, vediamo già insieme l'effetto concavo, un po' definito a tendina. Adesso andiamo un po' nei dettagli per dare l'equilibrio sia da una parte che dall'altra, dopodiché adesso l'asciughiamo e poi andiamo a condividerlo insieme a capelli asciutti. Quindi adesso guardiamo già prima di asciugare un po' la forma che è venuta fuori, questo effetto shaggy molto particolare per la parte intermedia, quindi realizzato su 3 livelli. Adesso lo asciughiamo e poi lo condivideremo insieme. Ho terminato anche l'asciugatura, adesso la voglio condividere con te, così vediamo la forma terminata, vediamo l'effetto dell'alternanza nella zona intermedia dove c'è questo gioco di movimento, di velocità. Nella zona invece del perimetro abbiamo lasciato un effetto pari. Nell'area dell'interno invece questo effetto shaggy dato da questo movimento anche un po' a tendina grazie al tipo di proiezione che abbiamo dato quando abbiamo scalato questa zona qua. Bene, questo è il nostro risultato, l'immagine di riferimento ce l'abbiamo qui alla lavagna. Mi auguro che questa alternativa per quanto riguarda le scalature, soprattutto per la parte intermedia, ti sia piaciuta. Se vuoi farmi un commento, se vuoi approfondire qualche step che non è chiaro, scrivimi appunto un commento sotto il video che io ti risponderò al più presto. Se l'idea ti è piaciuta, condividila, così diamo un contributo alla categoria e diamo anche un contributo a coloro che non l'hanno visto. Io ti auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.